Ciao a tutti! Oggi vi farò vedere come preparare le piante per poter passare l'inverno, così da ritrovarsi poi in primavera con un apparato radicale bello sviluppato e poter partire avvantaggiati. In questi giorni le temperature sono scese parecchio e anche abbastanza velocemente, ormai ultimamente è la regola. Stanotte per esempio siamo arrivati a 12,6 gradi centigradi di minima. Le piante di peperoncino a queste temperature rallentano parecchio e a volte proprio si bloccano del tutto. Noterete che la maturazione dei peperoncini rallenta tantissimo, le foglie iniziano a ingiallire, cadono. A proposito, perché ingialliscono le foglie? In autunno le foglie diventano gialle perché la clorofilla viene riassorbita dalla pianta. In particolar modo verrà immagazzinata nei rami, nel fusto, ma specialmente nel fittone. Quando poi in primavera riprenderà a crescere, non andrà a sprecare energie per produrre nuova clorofilla, perché ne avrà già lì immagazzinata parecchia. E quindi potrà concentrarsi sulla crescita. Quindi, prima di potare una pianta, qualsiasi pianta, sarebbe meglio attendere che sia passata questa fase. Ma adesso andiamo a vedere come si fa a potare le piante per prepararle all'inverno. Questo metodo serve a far passare l'inverno alle piante e per fare ciò dobbiamo mandarle, diciamo, in letargo. Quindi abbiamo bisogno un locale freddo, tra virgolette freddo, non deve andare sotto i 10 gradi. Quindi una cantina, un garage. Assicuratevi che in inverno, anche quando abbiamo 0 gradi, all'interno di questo locale ci siano almeno 10 gradi. Non devono esserci chissà quante finestre, non deve entrare tanta luce perché sennò la pianta si riattiva, si risveglia, però non è neanche necessario che sia totalmente buio. E poi dovremmo dare logicamente pochissima acqua perché la pianta comunque ne richiederà poca. Dobbiamo togliere tutte le foglie perché la pianta non ne avrà bisogno e potare alcuni rami. Dobbiamo tagliare i rami lasciando solo alcune diramazioni. La regola vuole che si effettuano i tagli sopra i nodi delle seconde diramazioni, ma è più facile da fare che da spiegare. Andiamo a vedere. Questo è il tronco principale, salite e arrivate alla prima diramazione. A volte sono 2 diramazioni, a volte ce ne sono 4. Queste diramazioni salgono e al primo nodo si diramano ancora fino ad arrivare a un altro nodo. A quel punto potete tagliare. In questo caso ho tagliato sopra il terzo nodo perché volevo darle una forma un po' più allungata. Dovete anche guardare un po' la forma della pianta e andarle dietro, ecco, non è che bisogna essere fiscali. Gli altri 2 più lunghi invece li ho tagliati subito dopo il primo nodo. Qui abbiamo la Big Black Mama, bellissima pianta e ottimi peperoncini. Prendiamo tutti i peperoncini, anche se non totalmente maturi. E poi potiamola. Stessa cosa, alla seconda diramazione dopo il nodo tagliamo. Avanti il prossimo. Questo è un incrocio tra un'aga e non ricordo più cos'altro. Comunque sia. Qui si vede meglio il lavoro come andrebbe fatto. Tronco, prima diramazione, poi seconda diramazione e tagliamo dopo il nodo. Andiamo avanti. Questa è la Fidalgo Roxa incrociata con la Kabaka Roxa, una pianta bellissima, molto produttiva. Questa qui praticamente per tutta l'estate mi ha dato peperoncini, non soffre il caldo, perlomeno. Finora non abbiamo avuto i 38-40 gradi e oltre che ci sono in certe zone d'Italia, però sembra che ha tenuto bene proprio tutta l'estate sotto la stecca del sole. Ha prodotto bene peperoncini, le foglie non hanno sofferto per niente, oltretutto è molto resistente all'attacco degli afidi e delle cimici. E andiamo avanti così con tutte quelle che volete svernare. Questa è la mitica pimenta da dog, una pianta stupenda, fa
Dei peperoncini di un colore eccezionale, fantastici. Cioè, sono o non sono stupendi questi peperoncini? Che poi sto qua è quello più brutto che ho. Fatemi vedere uno un po' più carino. Guardate questo, che poi questi qua sono gli ultimi frutti, infatti sono piccolini, ma normalmente li fa molto più grandi. Proseguiamo. Adesso abbiamo raccolto tutti i peperoncini dei chinense, che sono la specie meno resistente alle basse temperature. I peperoncini ancora verdi matureranno. Come potete vedere questo qua diventerà color pesca. Se proprio volete farli maturare più velocemente, li potete mettere insieme a delle mele. Si può usare un sacchetto di carta, inserite delle mele mature e mettete dentro i vostri peperoncini verdi. Vedrete che nel giro di pochi giorni inizieranno a maturare, perché le mele, quando sono mature, rilasciano delle etilene. E queste etilene va poi a velocizzare la maturazione dei peperoncini. Vi ho svelato un trucco che usa l'industria alimentare per far maturare più velocemente le cose. Queste altre piante le lasciamo ancora lì. Guardate che bella questa. Questa è una Orozco. Spero che si pronunci così. È fantastica, bellissima, stupenda, foglie quasi nere. Ed ecco qua le piante pronte per essere messe in un locale freddo, che però, come dicevo prima, stia sopra i 10 gradi centigradi, dove arriva poca luce, così che le piante rallentano. Non dimenticatevi di dargli acqua una volta ogni tanto a queste piante. Vi ricordate il video che avevo fatto vedere? Magari ve lo lascio qui. Le mettete in cantina o in garage. Una volta alla settimana andate a soppesare il vaso. Se è ancora pesantino, aspettate un'altra settimana. Tanto la pianta avrà rallentato tantissimo, non berrà tanto. Però la radice è ancora viva, quindi qualcosina deve bere. A queste qui non cambio il terriccio, non pulisco le radici perché tanto vanno in cantina. Se nel terriccio dovesse esserci delle uova di moschini o quant'altro, non mi interessa, perché lì rimangono, non si schiuderanno neanche, perché sarà freddo. Poi, quando usciranno le piante in primavera, i moschini usciranno dal terreno, ma non è un problema, perché fuori all'esterno ci sono i predatori brutali e crudeli. Ma se volete farle svernare in un locale dentro casa, non so, in soffitta, in una mansarda fredda, non lo so, nel lavatoio, in un locale comunque freddo, però dentro casa, logicamente potrebbero darvi fastidio dei moschini o altri tipi di parassiti, afidi e quant'altro. Quindi il consiglio che vi do in questo caso qui è di pulire bene le radici, come vi avevo già spiegato nel video di settimana scorsa, ve lo lascio qui. Allora, pulite bene le radici sotto l'acqua corrente. Se non avete l'acqua corrente le mettete in un contenitore pieno d'acqua, le lavate bene, le pulite bene, poi le spruzzate con una soluzione di olio di neem e acqua. Come già vi avevo spiegato, trovate in commercio dei prodotti già diluiti, pronti all'uso, o se no vi comprate il vostro sapone molle, l'olio di neem, fate l'intruglio e andate a spruzzare bene le radici. Dopodiché sostituite il terriccio, ne comprate uno nuovo, universale, va benissimo per ortaggi, e voilà. Stessa procedura, tagliate i rami, eccetera, eccetera. Ricordate di metterla in una zona non troppo luminosa e andate tranquilli così. Se invece volete tenere la pianta che vi dia ancora i peperoncini, provare, tentare, ecco questa soluzione, sempre nel video di domenica scorsa vi spiego come fare. Inoltre, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, così vi arriveranno le notifiche per i nuovi video e mi aiuterete a crescere ulteriormente e poter portare più materiale. Questa bellissima pianta invece, siccome è già sopravvissuta 3 inverni all'esterno senza protezioni, proverò a farle passare pure il 4º inverno. Volendo proteggerla un po' dal freddo, possiamo ricoprire bene di terra la zona delle radici, perché come avete capito la parte vitale, il cuore,
è il fittone, quindi quello deve rimanere bello al caldo. Dovrebbe mantenere un 10 gradi centigradi al suo interno, quindi mettiamo molta terra, ci mettiamo su magari un sacco di juta, anche 2, anche 3 se volete. Se l'inverno è parecchio freddo c'è poco da fare, bisogna sperare che l'inverno non sia troppo freddo e proteggerla bene. Un'altra cosa che potete fare è sollevarla da terra, perché logicamente il terreno sarà bello freddo e trasmetterà questo freddo al vaso. Se avete un materiale isolante, tipo del polistirolo, mettetelo perché quello protegge bene dal freddo. Lo trovate in commercio, trovate delle lastre, oppure quando comprate qualcosa, qualche elettrodomestico, all'interno di scatoloni c'è sempre tutto questo polistirolo che non sappiamo cosa farne. Quello è perfetto, anche se è parecchio alto, fa niente. Lo mettete lì in terra che solleva da terra la pianta ed è perfetto. Se abitate in una zona ventosa potete anche metterle intorno, questo sacco di juta intorno alla pianta per proteggerla dal vento. Così facendo, utilizzando una protezione contro il vento, oltre a tutte le altre cose che vi ho spiegato, ce l'ho fatta anche a far passare 2 inverni a una rocoto, così all'esterno, e il secondo anno era diventata estremamente produttiva. Purtroppo l'inverno scorso non ce l'ha fatta e mi è dispiaciuto tanto perché era proprio buono quel rocoto lì e magari l'anno prossimo non è detto che tornerò a piantarlo. Mi ricordo che con quel roccotto lì ho fatto una marmellata fantastica. Anche oggi abbiamo visto parecchie cose, abbiamo capito perché le foglie delle piante ingialliscono e abbiamo capito l'importanza di potarle a quel momento lì, quando le foglie sono ingiallite. Abbiamo visto come preparare una pianta per cercare di farle passare l'inverno all'esterno e vi ricordo che non è una cosa semplice. Abbiamo visto come svernare una pianta in un locale non riscaldato e come curare le radici se vogliamo eventualmente portarla in un locale all'interno per evitare il proliferarsi dei moschini e insetti vari. In primavera farò un video per vedere come sarà andata, quali piante ce l'hanno fatta, quali non ce l'hanno fatta e faremo un po' il punto della situazione. Se avete delle domande, lo spazio sotto è tutto vostro, come sempre. Grazie per essere stati con me anche questa domenica, vi do appuntamento alla prossima e piccanti saluti! Red Joe.